ragazzi, questo è 10 kg. Eccolo. Se chiedete a 100 pescatori sportivi qual è la loro preda più ambita, più desiderata, più sognata, probabilmente 90 di questi vi risponderanno lui, il Dentice, il Dentex Dentes, questo sparide dai colori magnifici, spesso veramente difficile da incontrare, e alle volte che magari da terra riusciamo ad avere uno strike, spesso e volentieri l'esito del combattimento non è sempre positivo, perché magari riesce a romperci durante il combattimento. Nel video di oggi andremo a vedere una masterclass, chiamiamola così, una sorta di analisi tecnica di quelle che sono diverse situazioni che mi sono capitate in passato alla ricerca del Dentice, e sarà il primo video di una nuova serie che ho intenzione di chiamare Shore Academy. Saranno dei video specifici, tecnici, dove andremo ad analizzare diverse situazioni di pesca, magari fare anche delle monografie specie per specie, dal Dentice alla ricciola, alla palamita, alla cernia, e perché no anche magari dei close up sulle attrezzature o parlare di viaggi, insomma tutti degli argomenti che potrebbero interessarvi, e a tal proposito vi chiedo anche il vostro aiuto, perché ho bisogno di capire quali sono gli argomenti che potrebbero interessarvi o che potrebbero ingolosirvi, quindi scrivetemelo nei commenti in modo da aiutarmi a capire quali sono le cose che vorreste portarsi sul canale. Detto ciò ragazzi, due cenni veloci a livello di biologia per quel che riguarda il Dentice. Famiglia Sparidi, quindi la stessa famiglia di Saraghiorate. A differenza di quest'ultima però la dentatura è decisamente differente, infatti il nome Dentice deriva appunto dalle suoi canini estremamente sviluppati, che sono 4, sia nella mascella inferiore che nella mascella superiore. È un pesce estremamente longevo, si calcola che possa vivere anche oltre i 30 anni, raggiunge una lunghezza massima di oltre 1 metro e un peso anche che può arrivare fino a 12-13 kg. Va detto che un paio d'anni fa ne è stato catturato uno di quasi 18 a Ceuta, quindi un'enclave spagnola nel Marocco del Nord, e questo credo che al momento sia il pesce più grande mai registrato. È stato catturato da un pescatore professionista, venduto al mercato, quindi ovviamente ci sono tutte le documentazioni video e fotografiche di questa cattura eccezionale, che ci fa anche capire a quale taglia mostruosa possa arrivare questo sparide. È un pesce che generalmente staziona in profondità comprese tra i 15 e i 50 metri, ma può spingersi fino ai 200, e non è raro, nelle condizioni giuste di mareggiate o presenza magari di foraggio in strati d'acqua molto più bassi, trovarlo magari in caccia anche in pochissimi metri d'acqua. Questa è una cosa importante, perché tanti di voi spesso hanno la concezione che per avere buone possibilità di prendere magari un Dentice sia assolutamente necessario avere fondali nell'ordine dei 40-50 metri. No, non è assolutamente vero, si può trovare anche magari in una decina di metri d'acqua, e spesso e volentieri anche a meno, laddove appunto le condizioni meteorologiche e stagionali sono quelle giuste. Lo possiamo trovare sicuramente in tutto il bacino mediterraneo, si spinge anche nell'Oceano Atlantico orientale, specialmente davanti alle coste del Marocco e in alcune isole delle Canarie. Questo è interessante perché appunto le isole Canarie comunque sono tutto sommato abbastanza vicine l'una dall'altra, ma in alcune isole è presente, in alcune isole è praticamente assente, quindi questo ci fa capire che è una specie che magari ha bisogno di un particolare tipo di fondale, presenza di foraggio, per far sì che trovi un habitat di vita ideale. Dove è più facile incontrare il Dentice? Sicuramente è un pesce che ama i fondali duri, i fondali rocciosi, quindi le franate, le grotte sommerse, fondali misti, soprattutto con una buona presenza magari anche di formazione tipo gorgogna, coralli, ma anche nelle secche magari miste, roccia, posidonia, sono sicuramente gli ambienti ideali per trovare questo predatore. Quindi i fondali fangosi, sabbiosi o con ciottoli veramente molto fini e pianeggianti non sono sicuramente l'ambiente ideale per avere buone possibilità di incontrare il Dentice. Questo non vuol dire che non si possa trovare magari un pesce di passo, ma generalmente tende a stazionare più in fondali rocciosi.
Andiamo adesso ad analizzare una per una 5 differenti situazioni che mi sono capitate durante gli anni. Iniziamo dalla prima. Qui ero in Toscana, spot con circa un 25 metri a distanza di lancio con un buon lancio, bello spinto. Fondale misto, da un lato c'erano delle Posidonia, chiazze di Posidonia con delle pietre, mentre dritto davanti a me, dove appunto andavo a lanciare, c'era la continuazione di quella lingua di roccia che vedete nel video. Questa lingua di roccia continuava anche sommersa, c'era una condizione di onda laterale residua da una mareggiata che probabilmente era venuta il giorno prima. Giornata soleggiata, sarà stata circa l'1 di pomeriggio, il periodo era ottobre e adesso andiamo a vedere come si è svolta l'azione di pesca. Lascio scendere l'artificiale. Come attrezzatura stavo utilizzando una Core Sniper XR 100H, Twin Power 6000, treccia P3, Ocea Fluorocarbon 40 libre. Comincio a gigare, jig da 100 grammi, gigatine corte, ritmate e veloci, e arriva il primo strike. Eccolo qua, primo strike arriva, adesso un attimino che stoppo il video. Primo strike arriva e, come potrete vedere tra pochissimo, a distanza di pochi secondi arriva anche il secondo strike. Questa è una cosa interessante perché ci fa capire che in quel contesto il pesce era particolarmente attivo, era in frenesia alimentare probabilmente. Non sono sicurissimo che sia stato lo stesso dentice a attaccare e riattaccare, probabilmente sì, ma può anche starci che il primo dentice che ha attaccato dopodiché ne abbia attaccato un altro per una sorta di frenesia o competizione alimentare. Questo in ogni caso ci fa capire che in quel contesto il pesce era molto attivo, perché nei casi di pesce non attivo probabilmente dopo il primo attacco non andato a buon fine, scordatevi un secondo attacco, la possibilità di allamare un altro pesce. Invece in una situazione come questa, col pesce particolarmente attivo, sono stato fortunato perché dopo il primo strike fallito è arrivato anche il secondo. Adesso andiamo a far ripartire il video. A questo punto non mi risparmio con le ferrate, ne assesto 4-5 belle potenti e inizio il combattimento. Cerco di guadagnare una posizione molto più vicina alla punta, come potete vedere. Adesso mi sposterò camminando perché fondamentalmente cercavo di avere un angolo migliore durante il combattimento. Il pesce ovviamente non si butterà nella sinistra, ovvero nel pulito, ma andrà a cercare la continuazione della caduta verticale della roccia che avevo davanti a me. In questo caso una canna come la Core Sniper, che ha un'azione particolarmente di punta, aiuta tantissimo a tenere a riparo il trecciato da una rottura. Poi ha una schiena davvero importante, quindi sono riuscito a farlo salire velocemente. È interessante notare anche il fatto che non vado a tenere la canna nell'inguine, ma la vado a tenere sotto il costato, perché comunque aveva bisogno di alzare un attimino il grado della canna per cercare di fare salire il pesce più velocemente, tenerlo appunto a riparo da eventuali rocce, quindi un'eventuale rottura. Pesce che alla fine non così facilmente riesco a fare salire, e poi niente, riesco a portare fuori. Qua mi bagno un pochino i piedini perché insomma c'era un pochino di onda laterale, come ho detto prima, che arrivava regolarmente, e qui alla fine lo caccio fuori. Pesce veramente molto bello, catturato con un jig da 100 grammi, non mi ricordo se l'avevo detto, comunque. E il dentice, ragazzi, il dentice ha sempre dei colori che sono veramente uno spettacolo. Guardate qua che roba, guardate che colori che ha questo pesce. Seconda situazione, scogliera decisamente più alta rispetto alla clip di prima. Qui sarò stato a circa un 3 metri rispetto al livello del mare. Giornata nuvolosa di novembre, con anche qua un leggerissimo residuo di onda, ma tutto sommato il mare abbastanza calmo. Stessa combo di prima per quel che riguarda l'attrezzatura, quindi Core Sniper XR 100 e Twin Power 6000, jig da 120 grammi, fondale in questo caso da circa una 35 metri di fondo con un buon lancio. Fondale terribile, terrificante, a gradoni, a scaloni, tipo balconi, diciamo così, come le merendine. Questo rendeva sia la pesca che un eventuale combattimento molto complicato, come andremo a vedere tra poco.
lascio affondare il mio jig e ovviamente controllo sempre l'affondamento con le dita, quindi tra pollice ed indice lascio passare il trecciato per sentire eventuali stop o accelerazioni durante la caduta. Lo strike qui avviene in maniera automatica. Fondamentalmente il pesce mangia in caduta, una volta che vado a mettere in tensione il trecciato mi accorgo di avere allamato il pesce. Pesce che ovviamente, avendo già mangiato in caduta, si va subito a infilare in delle rocce, vedete? E sembra quasi a volte che abbia incagliato. Il pesce non è un pesce di grossa taglia, o meglio non è un pesce di taglia enorme, è un bel pesce ma non enorme, però sembra quasi a volte che si blocchi perché era già completamente bloccato tra alcune rocce. A differenza magari delle cerne che aprono le branchie e si bloccano dentro, il dentice non riesce sempre a incastrarsi bene. Forzandolo un po' riusciamo quasi sempre ad avere la meglio. Una volta che riesco a liberarlo dall'inferno di rocce, il pesce sale abbastanza velocemente e niente, lo tiro su di peso con arroganza e tracotanza. Pesce veramente bello, sarà stato un pesce forse quasi 4 kg, bello bello bello. Adesso altra situazione, qui ero sempre in una stagione autunnale, fondale di circa una trentina di metri buoni, anche qui molto misto, alcune chiazze di posidonia vicino e scogliera roccia pura molto molto lontano. Mentre pescavo avevo notato la presenza massiccia di foraggio di tipo sardina, acciughina a mezz'acqua, e infatti mentre sono lì che pesco penso tra me e me è impossibile che non mangi un pesce magari anche abbastanza mezz'acqua, e prontamente vediamo, boom, eccolo qua. Pesce che mangia abbastanza lontano dal fondale, probabilmente stazionava dove c'era la palla di foraggio, e un pesce che è in caccia in quel contesto solitamente non si lascia sfuggire un metal jig animato in maniera decente che gli passa davanti. Insomma, in quelle situazioni non è importantissimo il recupero, certo non bisogna fare nemmeno degli eroracci, ma insomma un pesce che in quelle situazioni, che sta comunque mangiando della sardina, un bel metal che gli passa davanti, insomma non gli dice di no. Questo non era un pesce di grossa taglia, era un pesciotto probabilmente da 1,3 kg, 1,5 kg, che poi andremo a rilasciare, ma il dentice è sempre comunque un gran bello spettacolo, anche quando sono appunto pesci così come questo di piccola taglia, fanno sempre un gran bel piacere, specialmente in giornate dove magari non si vede altro. E adesso andiamo a vedere un'altra situazione. Questa situazione non avrà un esito positivo, ma è interessante da analizzare. La stagione era la primavera, era aprile di quest'anno. Ero andato a pescare qualche giorno in Toscana. Abbiamo optato per questo spot perché pensavamo che fosse stato abbastanza riparato dal vento. In realtà così non era, perché faceva un ricircolo strano e ci siamo trovati un vento laterale decisamente molto fastidioso. Fondale anche qui con circa un 25 metri a lancio che degradava in maniera verticale estremamente vicino, quindi non era come i fondali di prima magari a gradoni. In questo caso la strategia è stata completamente diversa, perché i metal jig erano completamente inefficaci, eravamo già un paio di giorni che pescavamo senza nessun risultato, e sia per un discorso del vento laterale forte, sia appunto per un discorso che avevo visto la totale inefficacia dei metal jig, avevo optato per una stick bait. In queste situazioni dobbiamo spesso e volentieri rischiare di più. Cosa vuol dire? Vuol dire che a volte per riuscire ad avere uno strike in queste situazioni dobbiamo fare passare l'artificiale esattamente davanti alla faccia del pesce, quindi a pochi centimetri dalla roccia. Questo comporta un grosso rischio di incaglio per quel che riguarda l'esca, ma anche un grosso rischio di rottura nel caso di uno strike, ed è esattamente quello che è successo. Qui potete vedere che l'avevo recuperata già una volta. Apro di nuovo l'archetto e la faccio scendere, e faccio la cosa che solitamente non farei ma in una situazione con il pesce particolarmente fermo a volte era a rischio. Vado praticamente a far passare la stick completamente a filo parete e mi arriva lo strike esattamente a filo parete, quasi sotto i piedi. Pesce che punta subito la roccia che aveva praticamente a pochi centimetri, e ovviamente il risultato è quello che mi spacca subito
sul trecciato. In questo caso non ci sarebbe stato molto da fare perché lo strike è avvenuto in una zona dove il mio angolo era sfavorevole e quindi fondamentalmente non si poteva fare altro. Perché però ho optato per fare questo tipo di manovra? Perché altrimenti non avrei avuto assolutamente altre possibilità di avere uno strike, dal momento che il pesce era fermo, e lavorare un jig molto fuori, magari a mezz'acqua, non avrebbe portato a nessun tipo di risultato. Quindi ho voluto rischiare e ahimè è stata una scommessa che non ha pagato. Sì, sono riuscito ad avere uno strike, ma non sono poi riuscito a tirare fuori il pesce. Ora, come ultima cattura ho lasciato quella che al momento è la mia cattura più bella per quel che riguarda il dentice, il mio record personale, un video che sicuramente qualcuno di voi avrà già visto nel canale. Se non l'avete visto vi lascio il link qua sopra in descrizione. Qui ero a casa, ero vicino a casa, giornata di gennaio freddissima, avevo pescato tutta la mattina senza sentire nulla, c'era un mare abbastanza mosso, fondale anche qua complicatissimo, un buon lancio, forse 16-18 metri, non di più, pesce che mi mangia su un metal jig da 100 grammi, solita combo, quindi Current Sniper XR 100H e Twin Power 6000. Come ho detto prima, jig da 100 grammi, e in questo caso la strategia vincente è stata cambiare l'animazione da un'animazione in underarm, quindi sotto l'ascelle, a passare ad un'animazione a canna bassa, facendo lavorare il jig negli ultimi metri proprio nelle schiume che venivano prodotte da quello che era un canalone che avevo davanti a me. Infatti vedete, abbasso la canna e boom, pesce che mi mangia dentro le schiume. La strategia vincente qual è stata? È stata quella di utilizzare la massima pressione possibile senza dare il tempo al pesce appunto di guadagnare magari quel mezzo metro di fondo. In questo caso vedete, non sposto la canna in cintura, in inguine, finché non sono sicuro di avere la giusta tensione. Una volta che poi sposto la canna nella zona inguinale, incomincio a pompare, a utilizzare tutta la schiena della Current Sniper, non lascio nulla al pesce, il pesce fondamentalmente non prende drag. Me ne ero accorto che era un pesce veramente grosso, questo era anche un fondale complicatissimo, pieno di rocce, e riesco a farlo salire comunque velocemente per un pesce di quasi 10 kg. L'ho forzato veramente in maniera brutale, ma non ci sarebbe stata altra soluzione. Peccato che qua non si vede bene, non si vede benissimo per colpa dell'angolazione della camera, la piega della canna, ma è stata veramente uno spettacolo, è stato veramente uno spettacolo. Pesce che non riesce a trovare la roccia, non riesce a toccare contro eventuali ostacoli, quindi una volta che arriva a galla, poi in questo caso realizzo la taglia, impazzisco, esco dall'inquadratura perché non avevo il guadino, sono dovuto andare a portare in una zona della scogliera dove c'era meno fondo. Pazzesco, pesce pazzesco ragazzi, un pesce pazzesco. E con questo vi mando un grande abbraccio, ci vediamo la prossima settimana, il prossimo giovedì, statemi bene e ci vediamo a pesca. Ciao ragazzi!